Sono partito dal classico fornellino d'alcol di cui si trovano parecchi progetti su internet, fatto semplicemente da due fondi di lattine messe una sopra l'altra. Da notare che è sempre meglio usare lattine differenti perché almeno non hanno esattamente lo stesso diametro e si incastrano meglio. Comunque in questo caso, dicevo, il classico fornello in cui ci sono i buchi centrali in cui si mette l'alcol e dai 5 fori centrali scenderà per riempire la vaschetta sottostante fino a che sarà pieno. Si accende la parte centrale, il calore che genera questa fiamma fa sì che fuoriesca la fiamma anche dalle parti laterali. Ed è un fornello tutto sommato molto semplice e anche abbastanza funzionale. Però è un progetto che, appunto, come dicevo, ne esistono parecchi ed io vorrei fare qualcosa di più. Ecco le foto e il filmato del fornello che abbiamo spiegato un attimo fa. Come vedete, la fiamma è abbastanza azzurra, quindi la combustione è abbastanza buona. Questa è un'altra versione di un fornellino d'alcol, sempre fatto con due fondi di lattine, sempre incastrata una dentro l'altra, con il suo tappo per il riempimento dell'alcol e semplicemente uno stoppino passato in un foro centrale tramite una barra filettata con due dadi, uno sopra e uno sotto all'interno. Adesso è montato, non faccio vedere. Barra filettata che si trova comunemente in qualsiasi negozio, in qualsiasi brico o negozio di elettricità, in quanto sono le stesse barre utilizzate per i lampadari, quindi barre filettate cave. È un fornello che va abbastanza bene, brucia poco alcol e poi lo vedremo in funzione. Eccolo in funzione, come vedete la fiamma è di colore giallo, quindi significa che la combustione avviene con bilanciamento dell'ossigeno non ottimale. Quindi adesso vedremo di fare qualcosa di meglio. Questa è un'altra versione di un altro fornello d'alcol che sfrutta l'effetto Venturi, che tra poco spiegherò. Come vedete la fiamma è più alta e anche di colore differente rispetto ai precedenti. Spieghiamo quindi come funziona l'effetto Venturi su questi tipi di bruciatori. In pratica, il vapore dell'alcol che viene emesso a causa del riscaldamento del fornello passa attraverso un foro molto piccolo e passando in questo foro piccolo fa da trascinamento per l'aria, come vedete nella parte destra della slide, ovvero sopra vi è un cilindro più grosso con dei fori inferiori, lo faccio vedere. Il getto dell'alcol che uscirà in pressione porterà con sé dell'aria e quindi renderà la fiamma con una combustione più pulita e con un bilanciamento energetico migliore. Quello che vedete qua è la fotografia di come si presenta il fornello comprareto. Rispetto alle versioni precedenti ci sono sempre le due lattine che fanno da base in cui viene inserito l'alcol. Al centro è avvitata una barra cava filettata con un getto all'interno e c'è intorno un controcilindro che fa da effetto Venturi. Eccolo qui. All'interno la barra cava ha al suo interno uno stoppino che ha la funzione di trasportare l'alcol per capillarità durante il riscaldamento dello stesso. Qui lo vedete con lo stoppino tolto e come notate nella parte superiore la barra filettata è cava. Qui di nuovo smontato il tutto, questo è il dettaglio della barra cava filettata e come vedete il cilindro superiore è forato in modo da permettere il passaggio dell'aria sfruttando l'effetto che dicevo prima. Qui si vede meglio, questo è il pezzo di barra filettata, ho messo anche una molla che fa semplicemente da tenuta meccanica in modo da tenere fermo il tutto e questo qui invece è il dettaglio del getto di com'è nella parte sopra. Il getto che ho utilizzato è un getto in ottone come quelli che si utilizza, anzi è quello che si utilizzano per i fornelli a gas. L'ho portato in misura giusta
e l'ho inserito all'interno della barra cava filettata a pressione. Questo qui, vedete, è il sotto della barra filettata. Ecco, questo qua è lo schema di principio di funzionamento che ho già fatto vedere prima. Questa è una versione invece che, oltre a sfruttare l'effetto Venturi, prevede il riscaldamento dell'alcol tramite una fiamma pilota. In questo modo l'alcol, aumentando la pressione, esce con più forza, recupera l'aria dal tubo Venturi, la miscela e si ha una combustione più ottimale, oltre che più efficace, in quanto, come vediamo, adesso sta scaldando l'alcol posto nella parte superiore del fornellino. Tra un po' lo vedrete, quando raggiungerà la temperatura corretta in azione, e vedrete che la fiamma che uscirà dall'alto sarà molto più azzurra, molto più forte e uscirà con una quantità di ossigeno più corretta. Con le funzioni sentite anche il rumore è dovuto al fatto che l'alcol viene espulso in pressione. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e, se volete, potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.